Una panoramica sull'acustica. A tutti sarà capitato di trovarsi nella sala di un ristorante e non riuscire a sentire bene il proprio interlocutore. O essere in un'aula scolastica e non riuscire a capire cosa dica l'insegnante. La difficoltà nella comprensione del parlato e della musica può dipendere non solo dal segnale e da eventuali altri suoni presenti nell'ambiente, come la presenza di altre voci, ma anche dalle caratteristiche acustiche dell'ambiente in cui ci troviamo. Attraverso alcuni parametri che definiscono la qualità acustica degli ambienti, i tecnici possono intervenire nella progettazione acustica per migliorare le condizioni sonore di questi spazi. Ogni suono è generato da una vibrazione di un corpo in oscillazione. Affinché un suono si possa propagare, è necessario un mezzo, come l'aria. Attraverso quel mezzo, il suono raggiungerà il ricevitore. In ambiente esterno, all'aumentare della distanza, il suono della sorgente diminuisce di intensità. Ma cosa succede in un ambiente chiuso, quando il suono incontra degli ostacoli durante la propagazione? Quando un suono incontra una superficie, una quota viene riflessa e viene indirizzata verso le altre superfici. Una quota viene dissipata nel materiale di cui è costituita la superficie e quindi assorbita. Infine, una quota attraversa il materiale e viene trasmessa dall'altra parte. Così l'ascoltatore riceve non solo il contributo dell'onda diretta, che da chi parla arriva direttamente a chi ascolta, ma anche il contributo delle onde riflesse, dalle pareti e dal soffitto, così come da tutte le superfici che compongono l'ambiente. Ascoltiamo adesso lo stesso brano riprodotto in due diversi contesti. La nonna abbraccia il bambino e la bambina. La nonna abbraccia il bambino e la bambina. In questi due brani possiamo apprezzare il contributo che le riflessioni sonore hanno sul segnale originale e quanto queste incidano su ciò che giunge alle nostre orecchie. I non addetti ai lavori, che si sono cimentati con un intervento edilizio, hanno sperimentato la difficoltà di figurarsi il risultato prima della sua realizzazione. La difficoltà non si limita all'immagine visiva, ma può interessare anche i suoni. In questo, le nuove tecnologie ci vengono in supporto per rendere tangibile il risultato dei calcoli e delle valutazioni tecniche e consentire di apprezzare il risultato in maniera semplice e diretta. Le tecniche, che ci permettono di simulare e riprodurre ambienti virtuali, si compongono di un contributo visivo, ovvero della visualizzazione dell'ambiente a 360 gradi, e di un contributo audio, mediante l'auralizzazione. Cos'è l'auralizzazione e quali sono le sue potenzialità? In analogia al termine visualizzazione, è stato coniato il termine auralizzazione per indicare un insieme di tecniche che permettono di ricostruire un ambiente uditivo virtuale di alta fedeltà. Le sensazioni uditive, percepite da un certo ascoltatore in una certa posizione di un ambiente dato, possono essere riprodotte, nella loro totalità, fornendo i segnali che arrivano all'orecchio sinistro e destro. Al di là delle funzioni matematiche che stanno alla base di questo processo, possiamo semplificare il principio, pensando di trovarci all'interno di un'aula scolastica. Il docente che parla alla cattedra è la nostra sorgente sonora e genera un segnale che viene ricevuto dallo studente, il ricevitore. In seguito a numerose riflessioni dei raggi sonori che dalla sorgente si propagano nell'ambiente, ci saranno alcuni raggi diretti che, dalla bocca dell'insegnante, arrivano direttamente alle orecchie dello studente. Ci saranno raggi che rimbalzano una o più volte sulle superfici circostanti, come il pavimento, le pareti, il soffitto e gli arredi, fino a raggiungere le orecchie dell'ascoltatore con un lieve ritardo e una certa attenuazione rispetto al suono diretto. Il segnale, che raggiunge le orecchie dell'ascoltatore, può essere simulato attraverso un software, conoscendo la posizione reciproca di sorgente e ricevitore, oltre che le caratteristiche geometriche e materiche dell'ambiente.
La realtà virtuale ci permette di simulare e riprodurre ambienti del tutto realistici rispetto ad uno spazio esistente, sia dal punto di vista visivo che uditivo. Questi sono generati dal connubio tra la riproduzione audio e la visualizzazione del render 3D dell'ambiente interno. Le numerose potenzialità fornite da questo strumento sono emerse dalle esperienze svolte dai tecnici e dagli esperti di musica nell'ambito del progetto Aura, che vi presenteremo a breve. Tra i principali feedback ricevuti in merito alle potenzialità di questo strumento, ne citiamo alcuni. La realtà virtuale potrà permettere a qualunque tipo di utente di scegliere consapevolmente il biglietto da acquistare. Direttamente dall'e-commerce, l'acquirente potrà accedere ad un'anteprima di come sentirà e come vedrà all'interno del teatro. Questo strumento consentirà di assistere ad uno spettacolo da posti che normalmente non sono accessibili da parte del pubblico, ad esempio sul palco, accanto agli esecutori. La realtà virtuale potrà permettere all'utente di ascoltare un brano in uno spazio non più accessibile. Ad esempio, un teatro distrutto o completamente modificato potrà tornare virtualmente a suonare, come era originariamente. Inoltre, potrà permettere a chiunque di vivere un'esperienza immersiva, quando le condizioni non consentono di recarsi a teatro. Le esperienze immersive del progetto Aura. Con il progetto Aura, i teatri d'opera e di musica di Firenze, Berlino e Leopoli, supportati da partner tecnologici e di marketing, hanno sfruttato le potenzialità che l'auralizzazione e i modelli offrono alle arti musicali e agli spettacoli. Attraverso modelli audiovisivi realistici, il pubblico è stato accolto virtualmente nelle sale principali dei 3 teatri casi studio, per sperimentare nuovi ed eccitanti modi di vivere la musica. I partecipanti sono entrati virtualmente dentro alle 3 sale, utilizzando un visore a 360 gradi e un riproduttore audio integrato, per sperimentare come l'architettura influenza il suono. L'esperienza immersiva, data dagli strumenti tecnologici, ha permesso di poterne ammirare l'architettura, appartenente a 3 diversi periodi storici, di sedersi in giro per il teatro e apprezzare diversi punti di vista. Oltre a questo, i partecipanti si sono potuti immergere in una rappresentazione musicale, composta da strumenti a fiato, a corda e a percussione. Il brano musicale ascoltato è una composizione di Claude Debussy, la quarta parte Gollywog's Cakewalk da Children's Corner. I partecipanti sono stati suddivisi in 3 categorie: pubblico generico, tecnici e musicisti. Oltre all'esperienza audio-video, questi sono stati coinvolti in un'esperienza solo audio, ascoltando lo stesso brano musicale, auralizzato in diversi punti della sala del teatro di Berlino, e nella compilazione di un questionario, al fine di conoscere le abitudini e le preferenze dei partecipanti, così da ricevere un parere personale. Non ci resta che condividere con voi il risultato di questa esperienza. Entriamo adesso nei 3 teatri. Buona visione!